A Fragola, quando noi uscimmo dal recinto, ci mettemmo in fila, non ricordo se per 4 o per 6. Sta di fatto che noi siamo marciati per le strade di Afragola a passo di parata, noi prigionieri di guerra, cantando i nostri inni. La gente di Afragola, più di qualcuno, è stato preso da qualche elemento della popolazione e fatto nascondere, nell'intenzione di favorire qualcuno almeno che si sarebbe salvato, diciamo, dalla prigionia. Afragola ha assistito stupefatta a questa passeggiata, a questa sfilata, fino alla stazione, dove siamo stati imbarcati su vagoni bestiame, chiusi dentro, naturalmente, senza nessun genere di assistenza o sussistenza. Beh, degli errori sono stati commessi, anche delle superficialità, delle ingenuità. Diciamo che io sono convinto che le conseguenze nostre sarebbero state sicuramente meno pesanti se al 25 luglio contemporaneamente fosse stata chiesta anche l'armistizio. Non avremmo avuto tempo per creare e dare origine a forze armate italiane e al fenomeno partigiano. Io so di gente che si è trovata al sud e che ha valicato il fronte per venire al nord. Avrei fatto sicuramente altrettanto. Le dico di più, la controprova sulla scelta viene data dai ragazzi in Francia, figli di italiani, però naturalizzati francesi, non conoscevano nemmeno la lingua di origine, conoscevano qualche volta il dialetto, ma parlavano normalmente in francese. Questi italiani, dopo l'8 di settembre, potevano starsene tranquillamente a casa loro, in Francia. No, loro hanno avuto la sensazione di dire noi dobbiamo in qualche modo riscattare l'onore, perché sentivano ancora più italiani loro in Francia che in Italia quasi. E cosa hanno fatto? Si sono arruolati volontari cercando qualcuno che li accettasse. Finiscono alla base Betasson, la base dei sottomarini, vicino a Bordeaux, e poi vengono trasferiti in Italia. Allora non vanno al sud, vengono al nord. Al sud, lì non c'erano più reparti, perché gli inglesi non volevano più sapere di reparti italiani, vengono rimessi insieme in qualche modo per quelli che erano volontari, diciamo anche per quelli che avevano la professione del militare. Poi avevano preoccupazioni anche di carattere economico, perché un conto è il soldato, un conto è l'ufficiale, per esempio, che ha costruito la sua vita nella carriera militare. E quelli che fine avevano fatto? Non trovavano più posto, per forza trovare qualcuno che li arruolasse. E vengono formati alcuni reparti contro voglia degli inglesi, perché gli inglesi non erano per niente soddisfatti, lo dice quell'Eric Morris. Contro voglia, e messi insieme in qualche modo per cercare di convincere gli inglesi che erano anche loro diventati loro alleati e far partecipare qualche reparto italiano ad eventi bellici. Ma lì al sud non c'era più la leva militare, non c'era più niente. Quindi chi si è trovato lì ha fatto una scelta veramente, non si è sentito obbligato. Abbiamo avuto esempi di gente che ha superato il fronte anche in senso opposto. Quando c'è stata l'invasione di Firenze, c'era stato almeno uno dei nostri che doveva sposarsi, si è sposato e poi ha valicato il fronte e è ritornato ancora da noi. Quindi questa possibilità c'era, volendo raggiungere casa propria al nord. Mi spiego? Ma comunque non era obbligatorio, non era necessario arruolarsi dagli inglesi, gli inglesi non ne volevano sapere. Non esisteva più il soldato italiano. Non esisteva più. Non c'era più formazioni militari. Quindi erano ridiventati tutti civili.
è successo il finimondo nel senso che io ho preso un megafono e ho incitato alla rivoluzione, alla ribellione dal mio recinto verso gli altri. I vari recinti erano chiusi dalle cancellate molto alte, intelaiate di legno con filo spinato. Avevano cominciato a guantare queste porte composte di 2 elementi e farle ballare fino a quando per forza sono saltate le catene che le tenevano chiuse e ha cominciato la gente a defluire dentro il corridoio che separava in 2 parti il campo, in 2 parti, 5 recinti da una parte, 5 recinti dall'altra, grosso modo con 1000 persone per ogni recinto. La gente che è uscita fuori dalle porte ha cominciato ad affollare questo corridoio. In primo momento è arrivata una pattuglia di 5 o 6 inglesi armati di Thompson, però sono stati subito avviluppati dalla gente, cioè chiusi dentro, e allora difendendosi hanno fatto ritirata e sono usciti dal recinto. Nel frattempo abbiamo saputo che davanti avevano piazzato delle mitragliatrici all'uscita. Naturalmente la massa a un certo punto, con il sottoscritto in testa, si è orientata verso l'uscita. E c'è stato un gruppo di ufficiali, invece che sono usciti e ci hanno bloccato dicendo: andate a rimetterci la pelle, noi invece chiediamo che venga il capocampo inglese a parlare con noi. E infatti così abbiamo deciso, ci siamo fermati e abbiamo invitato il capocampo a trattare. È stato prigioniero per 2 ore dentro il nostro recinto, che è stato materialmente chiuso dentro, e lì abbiamo fatto la trattativa. Abbiamo detto che avevamo 24 ore di tempo. Se entro 24 ore non ci sapeva dire esattamente qual era il nostro destino, noi avremmo sfasciato il campo. Lui, con solito sorriso all'inglese, disse che se noi ci fossimo azzardati a uscire dal recinto, molti di noi ci avrebbero lasciato la pelle. Al che qualcuno ha risposto e poi fatto tradurre: è vero, però noi eravamo 10.000, qualche centinaia di noi non sarebbe potuto uscire, ma nessun inglese sarebbe tornato vivo a casa. Ha lasciato molto colpito la frase. Sta di fatto che già nella serata avevano ritirato le sentinelle inglesi e avevano sostituito con dei carabinieri, che per un po' ci sono portati avanti e indietro, ma poi sono spariti, e già nella notte siamo riusciti a tranciare gli articolati praticando dei fori dove potevano passare i carri armati, e molti hanno cominciato ad allontanarsi. Nella mattinata dopo il capocampo inglese comunicava che non erano loro che ci tenevano, ma era lo Stato italiano che aveva deciso, in previsione delle elezioni, di tenerci ancora chiusi. Naturalmente la massa ha cominciato a muoversi, è uscita e si è indirizzata verso Taranto, che era a qualche chilometro di distanza. I tarantini ci hanno accolti in una maniera incredibile, al punto che nel 1997, e quindi parecchi anni dopo, io sono riuscito a mantenere una promessa che avevo fatto e ho organizzato una giornata di ringraziamento a Taranto. Ho portato un centinaio di persone, siamo stati accolti in maniera incredibile dall'arcivescovo emerito, che allora faceva le veci del incaricato della Chiesa per assistenza, e quando lui seppe che io avevo questa intenzione si fece premura di scrivermi invitandomi a andare a trattare e mettermi d'accordo. Infatti io partii in macchina, sono andato a Taranto assieme a un amico, abbiamo parlato con questo arcivescovo e abbiamo avuto un'accoglienza incredibile, e lui mise a disposizione la sua attrezzatura. Lui aveva in piedi una casa di cura per anziani e anche per religiosi anziani, e mise a disposizione la sala delle conferenze, che abbiamo sfruttato la domenica mattina. Poi
Sta di fatto che a Taranto abbiamo avuto un'accoglienza incredibile, incredibile, diciamo fatta materialmente di inviti a casa, di a mangiare, di abiti, di soldi. Più di così cosa potevano fare? Bisogna tenere presente che nel 1946, aprile, gli alimenti erano ancora razionati, quindi la gente non è che avesse tanta facilità nel reperire alimenti per darli a noi, però guarda, abbiamo avuto un'accoglienza incredibile. Ad Afragola, noi siamo arrivati ad Afragola coi camion. Da Afragola poi partimmo col treno per andare a Taranto. A Afragola noi fummo messi in campo assieme a alcuni partigiani che evidentemente erano dispiaciuti agli inglesi. È inutile dire cosa è successo, al punto che sono stati costretti a uscire dal recinto e si presentò un certo tenente Melodia in divisa inglese per convincerci a collaborare con gli inglesi. E noi lo cacciamo fuori in malo modo, urlandogli parolacce invettive, perché vedevamo un ufficiale italiano in divisa inglese. Noi avevamo conservato la divisa italiana fino all'ultimo momento. Questo tenente Melodia, per la storia, fu accolto con fischi e con canzoni dove il suo nome era abbinato a termini un po' volgarucci, diciamo.